Salve amici di Italian League, siete pronti per la nostra rubrica settimanale? Vediamo cosa ci aspetta. Innanzitutto partiamo con le notizie un po' più soft. Il 23 ci sarà l'ora in primo piano dalle 18 alle 19 di Suskit, un'ora in primo piano assolutamente tralasciabile se non fosse per il bonus. Infatti sarà possibile fare doppia esperienza, quindi doppi punti, catturando Pokémon, per cui magari chi non è ancora a livello 50 e ha bisogno di fare un bel po' di punti, insomma potrebbe approfittare di questa opportunità per attivare un furto nuovo. Il 26 marzo invece, in occasione del festival o comunque dell'evento dei colori che si celebrerà in India, verranno rilasciati dei nuovi vestiti a tema. Vi saranno anche altri vestiti primaverili a tema Gulpin e a tema Minun, sia per uomini che per donne. Ebbene, l'evento più importante di cui vi andrò a parlare oggi è quello della settimana del clima, che avrà inizio esattamente il 24 marzo e terminerà il 29, inizierà alle 10 del mattino e finirà alle 20 di sera. Farà il suo debutto nella forma cromatica Castform Forma Pioggia, che è molto carino tra l'altro. Tra qualche minuto vi andrò anche a fare un prospetto del suo utilizzo nel PvP. Ovviamente avremo Pokémon a tema clima e saranno suddivisi anche in due fasce se vogliamo. Una prima fascia andrà dall'inizio dell'evento fino al 27 e riguarderà essenzialmente Pokémon che amano la pioggia, e ve ne vado ad elencare qualcuno, tipo Vaporeon, Lotad, Stunfisk ed altri. Mentre dal 27 fino alla fine dell'evento, quindi fino al 29, vi saranno Pokémon che amano il vento, per cui troveremo Pokémon come Skarmory, Tylov e Pidove. Quindi vi ho fatto insomma anche un po' un prospetto dei Pokémon che potremo trovare essenzialmente in natura. E ovviamente ci sarà anche un cambio nei raid, per cui tipo nei raid a 1 stella troveremo Slowpoke, Tynamo ed altri. Nei raid a 3 stelle troveremo Swellow, Pelipper ed altri, mentre nei raid a 5 stelle troveremo ancora Tundurus nella forma totem. E vi raccomando, continuate a fare questi raid perché è un ottimo Pokémon. A parte questo, vi sarà una solita ricerca tematica a tempo. Ora invece andiamo avanti. Prima di trattare nello specifico del PvP, ovviamente introduciamo la nostra rubrica del verso del Pokémon settimanale. Who's that Pokémon? Innanzitutto, il vincitore della settimana scorsa è stato Agosus, che ormai è tipo una sottospecie di divinità dei versi Pokémon. Cioè Agosus, più di un applauso ti dobbiamo fare una sorta di Pikachu d'oro stile Tapiro. Io non lo so, sei una sottospecie di genio del male, seriamente, e secondo me sarai finito anche un po' nei Death Note di tutti quanti gli altri allenatori che cercano di indovinare il verso, ma tu ti insinui subito e sei super preparato. E vabbè, quindi insomma il Pokémon della settimana scorsa era Tynamo. Il verso del Pokémon di questa settimana, quale sarà? Esattamente questo, sentitelo bene. Questa volta ho deciso di non darvi alcun indizio, o meglio, un piccolo indizio ve lo posso dare. Si è visto spesso ultimamente. Quindi se proprio volete un indizio, mettete mi piace al video, siate numerosi, e così magari vi aiutiamo un po'. Ci soffermiamo innanzitutto su Castform, forma pioggia nel PvP. Pokémon da utilizzare in Lega Mega, assolutamente, non in Ultra, certamente non in Master, e l'IV a livello 40, o meglio del Pokémon che si potrà portare insomma a livello 40, sarà esattamente al suo rank 1, il 3, 14, 15. Come mossa veloce utilizza Pistola Acqua. Però tra le caricate, oltre ad avere Palla Clima che è abbastanza veloce a caricare, ha anche la mossa Tuono, e questo ovviamente lo rende un Pokémon utile anche contro gli stessi Pokémon d'acqua. Ecco, ricordiamo che può essere utilizzato, e quindi magari a vittoria facile, contro Pokémon come Azumarill, come Skarmory, Stunfisk di Galar. Batte anche i Pokémon di tipo fuoco come Marowak e Talonflame. Con cosa abbinarlo? Essenzialmente con qualcosa che lo copra da erba ed elettro, per cui ad esempio
potreste abbinarlo con un Umbreon, con una Abomasnow, con Hypno, con Altaria. Ci avete varie opportunità, vari schemi di gioco. Andiamo avanti e facciamo questo itinerario che in questo momento è attiva. Non me ne vogliate, però qui ovviamente dovrò per forza leggere molto perché sono un sacco di robe e voglio essere precisa. Allora, innanzitutto vi vado ad elencare un po' quelli che sono i Pokémon più utilizzati, va bene? Ovviamente spopola Umbreon, perché portato al 50 è un signor Pokémon, non muore mai, cioè gli potete fare anche Focus Blast, non muore. Ricordiamo ovviamente l'odiosissimo Talonflame, poi Kingdra, che è un po' una new entry se vogliamo, è stato un po' insomma non considerato in passato, però ha delle belle resistenze, c'ha Dragospiro. Abomasnow, Galvantula, Dragonite, Gengar, Charizard, Stunfisk, che anche portato al 50 insomma è particolarmente utile. Poi ricordiamo anche i soliti Giratina, Cresselia, Mach di Alola, Registeel, Melmetal, Venusaur, ovviamente con la Legacy. Obstagoon, bisogna portarlo al 50, però ecco, sbloccarlo costa pochissimo, costa 10.000. Poi ci sta ancora Togekiss, che è particolarmente utile, si può utilizzare Empoleon con la Legacy ovviamente, Gyarados anche qui con la sua mossa Legacy ovviamente, e ancora si può utilizzare il nostro caro Typhlosion, che è versatile perché ha solo a raggio. Proprio ultima cosa, Charizard. Molti si chiedono come lo devo usare con la doppia Legacy, oh no, gli devo mettere la mossa fuoco, gli devo mettere questo. Allora, di sicuro come caricate deve avere sia la mossa drago che la Legacy. Poi invece per quanto riguarda la mossa veloce, dipende dalle coperture che avete del team, no? Cioè, nel senso, se vi siete messi già dei Pokémon che contrastano i tipi drago, è inutile che andate a mettere la mossa drago al Charizard. Cioè, mettetegli una mossa fuoco a quel punto, perché vi servirebbero delle coperture differenti. Vedete voi, sempre dipende non da un fattore generale, ma dalla squadra che fate e dal meta presente. Ricordatevi questa cosa che è fondamentale. Io non sono un genio, cioè nel senso, davvero è un dato di fatto, come se fosse una scienza, un dogma, ok? Ora vi vado insomma a proporre qualche team. Innanzitutto per la Lega Ultra normale, cioè insomma quella dove potrete utilizzare anche Pokémon leggendario o misterioso. Tra team consigliati abbiamo Articuno, Cresselia e Swampert, ovviamente Swampert con la Legacy, ci mancherebbe, anche Cresselia. Poi un altro team consigliabile è Articuno, Giratina, Swampert. Poi ancora Mach, Cresselia, Giratina. Poi Talonflame, Gyarados e Mach di Alola, piuttosto che Giratina, Swampert, Talonflame. Invece per la Lega Premier proponiamo ad esempio Talonflame, Abomasnow con Umbreon, Charizard, Swampert e Venusaur, Umbreon con Charizard e Raichu Alola, Magnezone, Gallade e Venusaur, Jellicent, Galvantula e Toxicroak. Vabbè, insomma, non è che ve li posso di tutti, se no mi abbandonate. Potete anche trovare queste informazioni su PvPoc, un sito molto utile che vi dà anche diciamo, la possibilità di costruire dei team elencandovi un po' le debolezze, i Pokémon che vi perdono, che vincono contro e così via. Quindi piano piano fate l'abitudine a utilizzare siti del genere, perché sono fondamentali se volete insomma ravvedervi da soli su PvP senza dover per forza chiedere consigli a qualcun altro, anche se comunque ovviamente come stiamo facendo adesso, se avete delle domande specifiche voi le scrivete nei commenti e io mi informo e vi rispondo o vi racconto della mia esperienza. E adesso, per finire al meglio il nostro video, vi ricordo del nostro progetto Pokefotografo, a cui tutti quanti voi potrete partecipare. Come? Mandandoci le vostre foto in AR con protagonisti ovviamente dei Pokémon e condividendole. Come ce le fate a mandare? Le condividete su Instagram taggando
me col mio profilo piuttosto che Davide, o meglio tutte e due sarebbe meglio, ovviamente la pagina di Italian League che vi raccomando seguitela perché sennò non potete partecipare, vi raccomando, quindi ricordatevi di fare questa cosa e a fine puntata ogni volta trasmetteremo le foto più carine insomma che ci avete inviato. Vi ricordo di seguire il canale di Telegram, seguirci ovviamente su YouTube. E come fate a ricordarvi quando escono le puntate? No, non ve lo potete ricordare, quindi attivate la campanella, mettete ovviamente, insomma, seguiteci, mettete mi piace al video se vi va, commentate se avete domande, volete chiederci cose, volete darci un punto di vista costruttivo possibilmente, ok? E ovviamente seguite anche il profilo di Instagram e di Facebook di Italian League. E niente, detto questo, che vi ho fatto una capa tanta, vi do un grande bacio e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!